È diventato ormai tradizionale appuntamento la scopertura del pavimento del Duomo di Siena, quindi anche quest'anno possiamo apprezzare le tarsie di questo magnifico tappeto di marmo già decantato dallo storico Giorgio Vasari nel Cinquecento. Poiché l'attenzione dei visitatori della cattedrale senese viene solitamente proiettata verso quelle che sono le scene più note di questo ciclo, come il Monte della Sapienza, l'Ermete Trismegisto o la serie delle Sibille, oggi voglio parlarvi di una scena che viene poco notata. Si tratta di una delle ultime del ciclo e quindi inevitabilmente, una volta che si è fatto quasi tutto il percorso della chiesa, si sono letti i messaggi affascinanti e complessi che le Sibille rivelano, si arriva in fondo senza prestare la giusta attenzione alle ultime tarsie che completano questo programma iconografico davvero straordinario. La scena di cui vi parlo è la penultima in sequenza davanti all'altare maggiore e rappresenta Davide salmista accompagnato da musici. È un'immagine questa che noi vediamo iscritta all'interno di un tondo e questo tondo a sua volta si trova inserito in un rettangolo. Completano poi questa tarsia alla sinistra e alla destra del tondo le importanti figure di Davide fromboliere e di Golia che viene colpito da una pietra lanciata da David. Perché secondo me questa scena è particolare? Iniziamo a vedere la figura centrale di David che è accompagnato da alcuni musici. In questo caso noi vediamo il profeta non come eroe che salva Israele battendo Golia, ma come salmista. Un salmista che è accompagnato da suonatori che hanno degli strumenti davvero particolari. Grazie alle ricerche condotte da Enzo Carli si è pensato che questo gruppo di musici possa rappresentare un gruppo polifonico della cosiddetta Ars Nova. Ed ecco che qui la cosa è già particolare, l'Ars Nova. Che cos'è l'Ars Nova? L'Ars Nova, dal latino arte nuova, è un'espressione che designa il nuovo indirizzo della musica polifonica nel Trecento ed è un'espressione che trae origine da una dissertazione di un vescovo intellettuale francese che si chiamava Philippe de Virty. In sintesi, con il termine Ars Nova noi facciamo riferimento a quel periodo caratterizzato da profonde innovazioni in ambito tecnico, in quella che è la produzione musicale, ma soprattutto nel filone della produzione profana. Questa evoluzione è anche il riflesso, diciamo, dei cambiamenti della società. Vediamo per esempio in campo letterario lo sviluppo delle lingue romanze, in pittura abbiamo Giotto che umanizza le figure religiose e la produzione musicale, diciamo, va affrancandosi man mano da quelle che erano le imposizioni della Chiesa, anche perché la società in generale sta vivendo un periodo di disorientamento legato anche al trasferimento della sede papale da Roma ad Avignone, quindi possiamo dire che si respira davvero un'aria di grande fermento. Grazie a delle ricerche documentarie è stato possibile vedere che l'autore del disegno di questa scena è Stefano Di Giovanni, detto il Sassetta, uno dei più grandi artisti della prima metà del 400 a Siena. Il pittore rappresenta David che regge un salterio con il ginocchio sinistro, mentre invece con la mano destra indica una partitura che è poggiata su un leggio. A causa dell'usura purtroppo non si sono conservati i cosiddetti neumi, cioè quelle figure musicali che indicavano l'espressione, l'esecuzione nella tradizione gregoriana, ma c'è una testimonianza davvero interessantissima di Alfonso Landi, un erudito degli inizi del Seicento, autore tra l'altro della prima guida del Duomo di Siena, una guida che conoscerà molto bene il grande Fabio Chigi, che poi sarà Papa Alessandro VII nella Roma barocca, nonché protagonista anche delle commissioni a Siena, pensiamo alla Cappella del Voto. Ebbene, il Landi ci riporta il testo come lui poteva vederlo all'inizio del Seicento. E il testo su questo libro riportava i seguenti versi: 7 volte al giorno io ti lodo, riferendosi al Signore, per i giudizi della tua giustizia. Il secondo verso invece sulla pagina destra riportava queste parole: a non associarmi al destino dei peccatori, o Signore, non perdere la mia vita coi sanguinari. Il primo verso è tratto dal Salmo 118, uno dei più grandi del libro di Salmi della Bibbia, mentre il secondo verso è tratto dal Salmo 25. Poi un altro elemento davvero interessante nella rappresentazione di questo tondo è la presenza di un'iscrizione a caratteri gotici che circonda il tondo all'interno del quale c'è la figura di David. Qui vi è una lunga iscrizione in latino
Al di là dell'ultima parte, che penso sia abbastanza intuibile poiché fa riferimento alla commissione da parte dell'operaio Bartolomeo di Giovanni di Cecco e che l'opera fu portata a compimento nel mese di luglio del 1424, il resto dell'iscrizione è davvero molto interessante. Perché ci proietta verso quella che è una sfera davvero poco considerata della tradizione, degli studi, e cioè l'importanza della musica nell'ufficio divino. Infatti, grazie agli studi condotti da Marilena Caciornia, è stato possibile vedere che in realtà questa parte dell'iscrizione è un diretto riferimento a un responsorio. Che cos'è il responsorio? Il responsorio era praticamente una parte dell'ufficio divino della messa in cui il canto liturgico era alternato tra un solista e un coro. Nello specifico, il testo di questa iscrizione del tondo rimanda a un responsorio in cui il solista cantava un passo tratto dall'Apocalisse, che, tradotto in italiano, è «Vidi l'angelo di Dio volare verso il cielo», a cui il coro replicava «Cantava il popolo di Israele, alleluia, e tutta la moltitudine di Giacobbe cantava legittimamente Davide, con i cantori. Suonava la cetra nella casa del Signore e cantava le lodi a Dio, alleluia, alleluia». Questi versi descrivono un episodio della Bibbia che noi possiamo leggere nei cosiddetti libri paralipomeni, in cui Davide prepara fisicamente il luogo che dovrà accogliere l'arca dell'alleanza. Nella lunga descrizione dei paralipomeni noi troviamo diverse allusioni al canto e all'invito al canto. Una volta introdotta l'arca del Signore nel luogo preparato, Davide offrì olocausti e sacrifici. Poi benedisse il popolo e distribuì una focaccia di pane per ognuno. Il secondo elemento significativo che emerge in questa descrizione è il rimando al sacrificio, tema portante di tutte le tarsie attorno alla zona dell'altare, come la strage degli innocenti, il sacrificio di Efte o il sacrificio di Isacco. La distribuzione al popolo di Israele delle focacce di pane è un'immagine che ci richiama direttamente l'Eucarestia, sacramento celebrato sull'altare della Chiesa, ovvero a breve distanza da questa tarsia con David, in cui viene rinnovato il sacrificio di Cristo. Cristo, con il suo sacrificio, si fece pane e vino per tutti i credenti e sconfisse il peccato. La vittoria sul male da parte di Gesù è sempre qui prefigurata dall'immagine di Davide fromboliere, che, come riportato nel libro di Samuele, sconfisse Golia lanciando la pietra che si conficcò nella testa del gigante filisteo. Ecco che già solo soffermandosi su una delle tarsie del pavimento del Duomo di Siena si può intuire tutta la ricchezza simbolica e iconografica di questo capolavoro. La figura di Davide in trono qui ricorda un po' le maestà, un soggetto che la tradizione figurativa senese conosceva benissimo. Si pensi già solamente alla maestà dipinta da Duccio di Buoninsegna proprio per l'altare maggiore del Duomo di Siena e che nel 400 era ancora lì visibile, quindi a brevissima distanza dalla tarsia di Davide. Si pensi comunque alla tradizione figurativa medievale, come ricorda sempre Marilena Caciornia, in cui Davide Salmista compare in alcune miniature, come ad esempio in una Bibbia di Carlo il Calvo risalente al IX secolo, oppure in un salterio di Winchester datato all'XI secolo. L'immagine di Davide Salmista per me è affascinante qui perché è il riflesso del gusto e dello stile di quel tempo. Quella degli archetti trilobi è una suggestiva ed elegante decorazione che noi vediamo sia in questo tondo con David, sia nei tondi con le virtù cardinali che circondano le tarsie dell'altare, ma anche nelle scene a destra e a sinistra di questa tarsia centrale con il re salmista. A destra infatti troviamo l'immagine di Sansone che abbatte i Filistei e a sinistra troviamo la scena con Giosuè che sconfigge i 5 re degli Amorrei. Queste scene sono state realizzate tutte nello stesso periodo, siamo nei primi decenni del XV secolo e a Siena gli stilemi gotici sono ancora ampiamente utilizzati. Aprendo poi una piccola parentesi sulla figura di Giosuè,
C'è da ricordare che questo personaggio ebbe una discreta fortuna figurativa in età medievale. Questo soprattutto grazie alla cosiddetta serie dei 9 Prodi. I 9 Prodi erano 9 eroi, 3 provenienti dal mondo ebraico, 3 dal mondo pagano e 3 dal mondo cristiano, che furono spesso rappresentati in cicli figurativi a carattere profano, cavalleresco. Li si ritrova ad esempio in degli arazzi, e oggi a New York conserviamo un gruppo di arazzi in cui c'è la rappresentazione dei 9 Prodi, oppure talvolta li si ritrova in cicli figurativi di ambito civico, come ad esempio nel municipio storico di Colonia, dove una serie di 9 statue dei 9 Prodi è ancora perfettamente conservata. Quindi se volete scoprire tutta la bellezza e il fascino del pavimento del Duomo di Siena, vi invito a prenotare una visita guidata a questo capolavoro. Io ricordo che quest'anno tutte le tarsie del pavimento saranno visibili al pubblico fino al 7 di ottobre. Io con questo vi ringrazio e alla prossima!